qua si rompono, pazienza. Adesso Eric uomo rana la solleva e la mette lì. 1, 2. Scusa. Vado a prendere altra legna. Gigante, è gigante. Ha smesso di piovere dopo giorni e fa veramente freddo, cioè veramente freddo. Non siamo sotto zero, almeno non credo, ma rispetto a questi giorni, insomma, fa freddo e mi si gelano le mani. Sopra le galline. Buongiorno! Allora, vado a prendere un po' d'acqua e nel frattempo controllo la tettoia che ho fatto, che ho dovuto risistemare perché imbarcava acqua e insomma si è anche rotto un anello. Purtroppo avendo in mezzo agli alberi non è così semplice fare la copertura. Abbiamo scelto però questo posto perché è il posto che di solito utilizzano gli animali per stare riparati, quindi anche perché è l'unico posto un po' in piano dove possono stare, anche se a loro piace molto stare su anche dove ci sono i castagni, ma lì è un po' tutto in pendenza. Vediamo un po'. Oh no, la tettoia a retto stanotte, che stanotte ha piovuto ancora. Stanotte ha retto per bene, sono contenta, ottimo.
Eccoci, si scivola. Fango, 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 fango e fango. Ci picchia. Eccoci. Anacleto richiama le galline dentro e non è contento che ci siano delle galline in giro, ma beatamente la sua amata, la Nina, e ovviamente anche la Bianca, che è la livornese, sono beatamente in giro, lontani dal pollaio. E lui questa cosa non la ama molto, ma nonostante questo loro si disinteressano al suo richiamo e vanno beatamente avanti a pascolare come se niente fosse. Vabbè, sembrava che Nina fosse innamorata di lui, ma a quanto pare ha capito che, diciamo, non ha abbastanza sex appeal per lei, quindi ed è troppo sedentario, invece lei è molto più nel movimento. Ha piovuto così tanto che avevamo bisogno del fieno e ce lo siamo dovuti far mettere in fondo al sentiero, all'inizio del sentiero, perché portarlo su per il tracciare sarebbe stato impossibile, perché il terreno era tutto fangoso e avrebbero rovinato i pascoli, quindi tutte le mattine mi faccio 2 viaggi col sacco del fieno per portarlo su agli animali. Adesso vediamo se abbiamo qualche giorno, danno ancora fine settimana prossimo o forse anche metà settimana ancora di pioggia nuovamente. Qualcuno dice neve, dopo le previsioni danno neve, mista pioggia, non se ne può più. Oggi però forse sembra sbucare un po' di sole, vediamo un attimino se inizierà a raggiungere il range il sole, perché ne abbiamo davvero bisogno. Ho voglia di fare un giro per il ranch. Ovviamente tutte le volte che decido di fare un video qualcuno decide di usare una motosega giù qua in paese e vabbè, facciamocelo andare bene. Will, vieni. Ultimamente stiamo avendo delle bellissime esperienze con il selvatico, in particolare con la volpe, nel senso che la situazione per la volpe che gira qua è un po' particolare, nel senso che abbiamo dei vicini che mettono sempre del cibo
del cibo per i gatti, del cibo per i cani, per il cane della fattoria che c'è qua, cibo che poi ovviamente mangia anche la volpe. Questa cosa è abbastanza deleteria perché questa volpe adesso comincia a girare molto molto vicina agli uomini, e soprattutto quando la chiami o comunque insomma attiri la sua attenzione, lei non si allontana immediatamente, anzi è molto curiosa, a volte si avvicina un po', poi vabbè non arriva proprio vicina vicina, ma comunque insomma è molto attratta dall'essere umano, che è un po' nell'indole della volpe questa curiosità. Il problema è che questa volpe sta diventando davvero davvero sempre meno paurosa rispetto all'essere umano. Questa cosa perché è negativa? È negativa perché ci sono i cacciatori quindi per lei è molto più facile in questo essere predata. Ma un altro dei grossi problemi è il fatto di procacciarsi il cibo, nel senso che se continuerà sempre a mangiare cibo che gli viene fornito dall'essere umano, è anche probabile che le sue doti diciamo da cacciatrice di generazione in generazione vadano a ridursi, perché è chiaro che i suoi figli saranno più abituati all'essere umano, saranno più abituati a procurarsi il cibo attraverso l'essere umano, e quindi anche a fidarsi di più dell'essere umano, e quindi sempre di più potranno poi essere diciamo in pericolo. Di questa cosa ci preoccupa molto, anche se l'esperienza che stiamo facendo è bellissima, perché ormai conosciamo più o meno i suoi orari, quindi spesso la becchiamo nel borgo o comunque qua da noi al ranch, e abbiamo dei momenti proprio intensi di sguardi e di interazione non diretta, perché comunque noi non la stiamo addomesticando, ma diciamo che si sta autodomesticando questa volpe. Anche perché sta capendo che appunto l'essere umano fornisce cibo, noi non le facciamo del male, e quindi appunto si avvicina sempre di più, e soprattutto si fa vedere sempre di più, quindi riusciamo sempre più spesso a vederla, e questa cosa è appunto una cosa che insomma per lei non è il massimo, per noi è una bella esperienza, diciamo, di interazione, comunque di comunicazione, se vogliamo. Però è chiaro che appunto da un certo lato siamo affascinati, ma dall'altro lato siamo un po' preoccupati per lei e per le future generazioni, diciamo. La cosa particolare è che l'altro giorno appunto l'ho beccata nel borgo e insomma vabbè, le ho attirato la sua attenzione, lei si è fermata, mi ha osservato, è stata lì un po' in osservazione, poi si è un po' allontanata, poi si è rigirata a guardarmi, insomma c'è stato questo momento di scambio e poi è andata via. La cosa strana è che quando io sono ritornata nel borgo per rientrare a casa avevo quasi quel timore, quella quasi preoccupazione di rincontrarla, eppure quell'incontro per me è un incontro piacevole, cioè non ho paura della volpe, però l'idea di rincontrarla mi dava un po' una sensazione di un po' di timore, di paura. Allora ne parlavo con Eric dicendo: ma cavolo, ma io non ho paura della volpe, perché l'idea di rincontrarla ancora o di vedermela dietro l'angolo mi preoccupa? E questo Eric mi ha detto: vabbè, è normale, tu sai di incontrare comunque in qualche modo un predatore, è vero che quel predatore lì non è pericoloso, realmente pericoloso per te, però voglio dire, un morso di una volpe comunque insomma potrebbe essere comunque doloroso, insomma, o potrebbe essere potenzialmente pericoloso, quindi probabilmente istintivamente tu sai che comunque in qualche modo stai incontrando un predatore. E questa sensazione appunto di non andare incontro ad una preda, ma a un predatore, chiaramente istintivamente ti dà quel senso di timore, un pochino di allerta,
Ecco, che ovviamente poi non sfocia in una paura vera e propria, in un terrore vero e proprio, cioè in un mi devo mettere in sicurezza, perché comunque c'è quella curiosità di incontrarla. Però è interessante come il nostro istintivamente reagiamo quando incontriamo il selvatico, istintivamente reagiamo comunque ricordando cosa abbiamo di fronte. Forse anche un po' in certi sensi anche un rispetto verso di lei, se vogliamo. E vabbè, è stata interessante questa. Noi abbiamo dato questa interpretazione, magari anche un'interpretazione sbagliata, però comunque, insomma, al momento io mi sono detta, caspita, ma perché devo aver paura, insomma, della volpe? In realtà mi sono resa conto che non ho paura della volpe, però c'è quel senso, diciamo, di quella sensazione istintiva di essere comunque di fronte in qualche modo ad un predatore. E quindi quell'attenzione, quello sguardo attento e anche però dall'altro lato curioso, perché è interessato anche a capire, no? I movimenti che fa, come si comporta, eccetera. E niente, questa era un po' una cosa che volevo raccontarvi, perché comunque la cosa bella dell'essere qua è comunque del fatto che incontriamo anche questi altri esseri viventi, come ad esempio il picchio, che a un certo orario noi sempre sappiamo verso le 5 e mezza qua arriva il picchio, ed è carino perché ogni volta diciamo caspita, incontro con il picchio. E anche scoprire le abitudini degli animali diventa interessante, loro scoprono le nostre, noi scopriamo le loro e cerchiamo di rispettarli e nello stesso tempo di godere anche della loro presenza. Adesso vediamo se oggi riusciamo a organizzare una bella passeggiata con Enoch, visto che c'è bel tempo finalmente, che lui ha avuto un po' di tosse, ma oggi, essendoci bel tempo, magari riusciamo a organizzare una bella passeggiata. Che bello. Anacleto è deciso ad uscire, visto che tutte le galline erano in giro e lui era rimasto solo a cantare nel pollaio. Vai Anacleto, vai all'attacco! Anacleto! Dove sono le tue pollastre, Anacleto? Ecco le tue pollastre! Dove siete andate? Dove siete andate? Non fatelo mai più! No, non si può entrare dentro la casetta, dentro il capanno. Poi venite via da qua che c'è un sacco di roba in giro che dobbiamo sistemare. Eh sì.